Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il grande robot dell'animazione giapponese, da un'idea di Go Nagai, un maestro, il Mazinga Z, edizione Hachette, uscita numero 47 delle 100 previste, altezza del solo robot 75 cm, completo del centro ricerche fotoatomiche dove sul punto più alto abbiamo ben 90 cm. Mentre vi faccio subito vedere il contenuto di questo ultimo fascicolo ricevuto, di questo ultimo invio. Il prossimo invio ho fatto il giro della boa, come si dice, ho superato la metà perché arriverò al numero 51. Ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi, ricordatevi che siete voi la vita del canale e volevo ringraziare tanto Hachette per aver permesso a tutti noi di fare una meraviglia del genere, dandoci la possibilità di pagarla in maniera rateale. Io non avrei potuto fare diversamente, un gioiello del genere non è né pane né acqua, non ci cambia la vita, però è stupendo, è qualcosa di meraviglioso, è fatto benissimo. Io non mi sarei mai potuto immaginare una struttura interna così, una bellezza esterna così. E poi soprattutto volevo ringraziarli, però ho paura che anche loro poi cambieranno, così come anche con la Ford Gran Torino, che è sempre Hachette, che sto facendo, che sono 120 uscite. Volevo ringraziarle proprio perché ci hanno permesso di farlo con 100 uscite e non con 120, dove avremmo speso 260 euro in più. Questo viene perché sto facendo un po' di collezioni, sì, manca un centesimo a 13 euro. Se ci fossero state 20 uscite in più, che sarebbero state inutili perché è stato contenuto tutto in 100 uscite, avremmo speso 260 euro in più, che è quello che purtroppo stanno facendo tutti. Tra l'altro, non è una polemica, per carità, anche perché non saprei come dirlo diversamente. Da 4 uscite arriviamo a 5 uscite. Ah sì, però finiamo prima. Ragazzi, però se io ho i soldi me lo prendo in contanti. Ok? Se ho i soldi mi prendo la Ecto One della Blitzway, 3.000 euro. Non mi faccio la Ecto One 120, 130 uscite, non so quante ce ne siano. E la pago alla fine 1.400, 1.500, 1.700 euro. Questo voglio dire, quando voi fate dei modelli dove fate uscire 6-7 uscite, sono 90 euro e magari le fate uscire prima della scadenza del mese. Io parlo per me, ma probabilmente a nome di tanti altri. Si fanno tanti sacrifici, no? Dove ci sono delle spese importanti che non si possono scindere, no? Non è che possiamo scegliere chi fuma di fumare un po' di meno, o come me che ho le moto non le ho usate per mandare avanti il canale, ma il mangiare, anche se una volta sola devo mangiare, le utenze vanno pagate, ok? Voi pensate di fare una cosa bella a cominciare a mandare adesso 5, 6, 7 uscite perché così finiamo prima? No, è che così voi potete buttare più modelli prima che altre aziende magari che vi fate la guerra a vicenda, vi prendano il modello che vorreste fare voi. Adesso io non conosco tutte queste dinamiche, però è sbagliato perché rischiate veramente di fare un tonfo, perché ragazzi, questi soldi di noi poveracci sono sicuri, sono continui, perché ci facciamo due calcoli. Ma come si fa? Io farei anche per esempio la Mustang della De Agostini scala 1 a 6, ma sono 120 uscite, si parla di 7 uscite. Mi ha detto poco fa, ho avuto un vocale con un mio iscritto Carlo, che saluto, ciao Carlo, e mi ha detto appunto che lui non sa più se poi riuscirà a continuare, e questo è un motivo di allarme. Dovreste fare una valutazione di questo, ma indipendentemente che ve lo dica io, chiunque ve lo dica, non potete fare uscire 7 uscite in un mese e poi magari neanche in un mese, perché poi se uno fa carta di credito appena paghiamo, magari dopo 20 giorni arrivano altre 7 uscite. Ma chi ce l'ha questi soldi? Poi dovete per forza
Noi dobbiamo per forza rinunciare poi a tante cose e non potrà solo sempre essere la moto, non possiamo certo levarci l'acqua o il pane, non possiamo, sarebbe assurdo. Quindi ecco, io vi chiedo questo, fate delle cose anche con una mano sul cuore, ma anche a livello imprenditoriale. Non vi devo insegnare niente, perché se sapeste che lavoro faccio io, tutti possono parlare fuorché io, che non avrei nulla da insegnarvi. Però vi dico a pelle quello che io ritengo giusto oggettivamente, non solo per me, perché magari io sono, come vi posso dire, una cartina tornasole di tanti come me, no? Le difficoltà sono queste: scegliamo di fare un modello e io vi ringrazio, 100 uscite, perfetto, ma poi ne vorrei fare un altro, ma non posso farlo, e se decido di farlo poi mi tocca spendere 90 euro, 7 uscite, 91 euro a 12,99, 91 euro. E allora devo per forza non fare nient'altro. Io adesso, per esempio, con Hachette sto facendo il Mazica Z e sto facendo la Ford Gran Torino, ok? Che ne ha 120, già tante, già troppe, bastavano 100. Però con la De Agostini o Robocop o la Citroen 2 cavalli Charleston, prima avevo l'Ironman, con Centauria o l'Audi 4, la Lancia Stratos, adesso ho la Ferrari 330 P4 che devo fare poi il video del numero 345. Lo faccio perché lo faccio? Lo faccio perché ho un canale e cerco di accontentare non tutti, che è impossibile, ma mettere qualche cosa in più togliendomene altre a me. Però come faccio a fare like to one io? 120 uscite a 13 euro a uscita, e poi magari me ne mandate 7 in un mese, e poi mi tempestate di email che non ci sono i soldi sul conto, non avete potuto temperare o non l'ho potuto temperare al pagamento. Ma ragazzi, come ve lo devo dire? Ma rimanete come siete rimasti prima. Avete fatto l'aumento del fascicolo, basta. Non fate aumenti dei numeri delle uscite. State nelle 4 uscite. Se poi qualcuno vuole prenderne 7 o 8, e fate un canale diverso di acquisto, ma cercate di non tirarci il collo, perché altrimenti è anche deludente vedere quelli che magari arrivano al numero 50 e tu che vai avanti e non ce la fai, sei al numero 25. Non lo so, vabbè, comunque. Allora, seconda parte della gamba sinistra, all'interno troviamo 2 serie di viti e le rondelle. Mettiamo subito da parte quelle più corte, ce ne 5 ma ne basteranno 4, perché sono quelle che poi useremo alla fine qua per applicare questo pezzo qui, ok? Di qua o di là, adesso vediamo poi. Quindi usiamo queste qua in maggior quantità. Qui abbiamo il residuo dell'altra, la possiamo usare. Ricordatevi che le viti precedenti sono uguali, guardatele, stesso passo e stessa lunghezza, quindi potete usarle per non avere 1000 sacchettini in giro che non vi servono a niente. Prendo questo pezzo qui, questo, ecco qui. Allora, questo siamo messi così, perfetto. Qui non c'è nulla da dire.
gli rimane libero questo foro qui. Le viti non le serrate adesso, mettiamo anche l'altro pezzo, quindi stessa cosa, prendiamo questo, guardate, pezzo messo così, qua abbiamo questo segno, ok, e questo qua lo andiamo a mettere così, non vi potete sbagliare. Uno qui e subito uno in diagonale da quest'altra parte, così ci centra tutti gli altri fori. Non stringete nulla. Perché vi ho detto di non stringere questo? Perché altrimenti rischiate poi di doverlo bloccare con una pinza, mentre invece quando stringerete qua si bloccherà da solo, perché questo ha vita di qua, ma questo ha vita di là. Quindi quando voi cercate di evitare questo giro, in realtà si sta avvitando da quest'altra parte. Non so se mi sono spiegato bene, comunque. Allora, questo siamo messi così, andiamo avanti e mettiamo le altre due viti. Perfetto. Vai. Adesso stringo queste. Stringo questa di qua. Avete visto, non serve tenere questo pezzo bloccato perché è bloccato già da quest'altra parte. Ricordatevi, quando mi ricordo ve lo ricordo, ogni volta che andate a montare un nuovo fascicolo, per chi lo fa tramite edicola la settimana successiva, serratevi di nuovo tutte le viti che avete montato nel montaggio precedente. E per noi invece che abbiamo fatto l'abbonamento, andremo a riprenderci i serraggi dei 4 numeri precedenti, perché la vite cede sempre un po'. Spettacolo. Questo è il movimento della gamba. Allora, vi ricordo anche la leggenda qua sopra. Tutto ciò che è tratteggiato in rosso ti dice innesto a secco, cioè senza collante. Questo qua invece con la linea continua innesto incollato, e la parte gialla è la zona da incollare. Quindi quando voi troverete una linea tratteggiata, che è quel lavoro che stiamo facendo adesso, non se decolla. Quando invece troverete la parte gialla, troverete sicuramente anche la linea continua rossa, dove la linea continua rossa vi indica che è da incollare e la parte gialla vi indica la superficie dove dovete andare a mettere la colla.
Adesso a me prendiamo questo così, girato così, perfetto, eccolo qui, e vado a montarmi questa parte, la gamba sinistra, quindi così. Che roba, ragazzi, che roba, che precisione, che progetto, che ingegneristica, pazzesco. Adesso mettiamo via queste più lunghe e prendiamo il sacchettino da 5. Ce ne servono 4. Allora, un attimo solo. Sì, perfetto. E controllate comunque, perché qua dovete avere la L, vedete? Qui avete la lettera L, qui c'è la lettera R destra, L sinistra, e ovviamente questa è la sinistra, e quindi è corretto così. Deve essere staccato e non vi preoccupate, poi vi faccio vedere. Controlliamo. Perfetto. Questo muove così e muove così, ma ha una frizione meravigliosa. È rigida ed è giusto che sia così perché il modello peserà dai 9 ai 10 kg. Ok. Questo vi avanza perché ovviamente vi servirà poi da mettere dall'altra parte. Scusate ragazzi, perché io guardo sempre. Ok. Ricordatevi di non esagerare troppo a stringere questa viti nello zinco presso fuso, altrimenti strapperete inesorabilmente il filetto. Fate attenzione. Ricordatevi che non è acciaio. Quando stringete su questo dovete fare attenzione, ma limitatamente, ma su questo metallo qui sì. Ah, ma attenzione, no, stavo dicendo una cosa, scusatemi, non corretta, perché la vite non la andiamo a avvitare nel metallo, nello zinco presso fuso, ma va avvitata sull'acciaio, quindi non corriamo rischi, seppur comunque diciamo, la lamierina
il metallo, l'acciaio, così, non so come chiamarlo perché non sarà certamente acciaio inox, comunque è un metallo molto duro, acciaioso, è abbastanza sottile, quindi insomma stringiamo forte ma non creiamo danno, sempre ricordandoci di andare poi a stringerle di nuovo tutte la prossima volta, quelle che abbiamo messo per ultimo. Ecco qui, vedete questo snodo centrale, guardate che meraviglia, ecco qua, questo funziona benissimo. Perfetto, questo avanza e ho finito anche questo montaggio. Nel prossimo numero andremo a fare questo pezzo qui e poi successivamente anche questo, e poi andremo giù dal ginocchio. Questo poi sarà uno degli snodi del ginocchio, perché queste sono le due anche. Va bene ragazzi, io vi ringrazio. Quanti minuti sono? Sono già 21 minuti. Io non so se farvi vedere qualcosa, non lo so, vediamo. Un attimo solo. Ve l'avevo promesso ed eccoci qua. Vi faccio vedere giusto qualcosa di questa splendida costruzione. Guardate cosa c'è qua sotto, che poi garantirà qua il raggio congelante. Qui abbiamo poi la nebulizzazione dell'acqua. Mi raccomando, solo e esclusivamente acqua demineralizzata, distillata. Non provate a far andare la membrana quando è spenta, cioè chiedo scusa, quando non c'è l'acqua all'interno, altrimenti la danneggiate immediatamente. Deve lavorare solo con l'acqua. La membrana è molto delicata, fa non so quanti migliaia di impulsi, ma decine di migliaia di impulsi al minuto, quindi attenzione. E in più ricordatevi, non lasciate poi le batterie inserite che non vi servono a niente. Guardate qua l'overbuilder con Koji Kabuto all'interno. Attenzione che non perdete le plastiche. Chi mi segue i video, io ho spiegato tutto cosa fare. Ecco qua. Poi qui ci sarà la calamita. Qua sotto c'è una placchetta che terrà l'overbuilder in sicurezza, ma guardate che spettacolo, ma che bello è questo modello. È pazzesco, guardate, è bellissimo. Non vi preoccupate per questo spazio che avete qui, perché è così. Avete lo scivolo qua sulla testa del Mazinga, non può essere diversamente. Quello spazio c'è e rimane. Ecco qui. Qui abbiamo le asce. Guardate la mano dove la metto sta. Stessa cosa, le spalle non cadono, ma dove le metto stanno. Seguite i video di Michele, sono lunghi perché non vi posso spiegare tutto, non vi faccio soltanto vedere dove va la vite, vi spiego quello che io riesco e posso dirvi per aiutarvi. Ecco qui. Bene ragazzi, grazie del vostro tempo, un abbraccio, un saluto a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, condividete i miei video nei gruppi dedicati. L'altra settimana sono stati 30 le condivisioni, grazie con tutto il cuore perché questo mi aiuta e speriamo di continuare a riuscire a tenere aperto questo canale che sicuramente ha un costo che con tutto questo aumento che sta venendo fuori adesso, soprattutto dei fascicoli per ogni collezione da 100 a 120, non mi aiuta, non aiuta voi. E certamente non aiuta neanche me che cerco di avere più modelli per accontentare più persone, così che il canale, come ho detto già prima, possa crescere. Facile non lo è, non l'ho mai pensato, però ecco, non pensavo che fosse così
Così va bene. Ci sarebbero due o tre, come posso dire, eh, due o tre parole da dire, però insomma è tutt'altro che facile. Mm. Bisogna avere anche un po' di fortuna e ovviamente bisogna essere bravi. Io ho la passione. Non credo che basti solo quella, perché dopo 3 anni sono ancora così, però io quello che posso fare faccio, non posso inventarmi le cose né mi interessa inventarmele le cose. Ciao a tutti ragazzi e grazie sempre del vostro prezioso tempo.